Bene ragazzi, bentrovati. Come ricordate, alla fine della scorsa lezione siamo arrivati al termine delle guerre della quarta coalizione. D'accordo, siamo nel 1807. Bisogna soffermarsi su qualcosa che sta avvenendo in Europa. Napoleone sembra vincere facilmente, sottomettere ogni paese, però in realtà Napoleone non poteva vincere definitivamente, per quanto forte e potente fosse militarmente. Perché? Perché Napoleone porta avanti un'idea piuttosto anacronistica, no? L'idea di un impero dominato dalla Francia, un impero europeo. Ma non siamo più al tempo di Luigi XIV che non ci riuscì, oppure di Carlo V che non ci riuscì, o addirittura andiamo più indietro, non so chi, Carlo Magno. All'epoca non esistevano i nazionalismi, anche nelle guerre dell'equilibrio del Settecento. Ricordate, quelle guerre erano spartizioni di territori da sovrani, tra sovrani, senza riguardo per i popoli, per le nazionalità, non esisteva il concetto di patria, di patriottismo. Gli eserciti erano eserciti mercenari. A Napoleone ha questa contraddizione. Così come la rivoluzione francese prima di lui, vuol costruire un impero, portare le idee della rivoluzione con la forza, imporle in territori sottomessi, quando queste idee sono contrarie alla sottomissione dei territori. Perché? Con quale esercito Napoleone vince? Con un esercito che non è più di mercenari, un esercito moderno, abbiamo visto meritocratico, che viene fuori dall'efficienza organizzativa razionale messa in pratica dalle conquiste della rivoluzione francese e da Napoleone stesso. Questo esercito è un esercito patriottico. Non sono più mercenari, non sono più militari di carriera. Chi combatte sono cittadini che vengono sin dalle scuole ideologizzati, trasformati in soldati che combattono per un ideale, che combattono per la patria, per difendere oppure per espandere la propria patria. Cioè la guerra sta diventando patriottica. La guerra di Napoleone è una guerra patriottica, è una guerra nazionalistica che si combatte in nome della patria francese e dei suoi simboli e dei suoi valori. Il punto è che Napoleone, esportando in Europa le sue istituzioni, esporta anche quest'idea, questa ideologia, cioè il nazionalismo. Di fatto i paesi sconfitti e umiliati da Napoleone iniziano a capire, clamoroso il caso della Prussia, fate attenzione che per sconfiggere Napoleone bisogna imitarlo, d'accordo? Napoleone esporta le sue riforme. Ci sono paesi come la Prussia, il primo ministro von Stein, non sono stupidi, dicono perché abbiamo perso? Perché i nostri eserciti, in particolare quello prussiano, sono costituiti da masse di mercenari, di schiavi che vengono portati in battaglia a suon di frusta. Mentre invece l'esercito francese è un esercito di cittadini pronti a morire per la patria, di cittadini patriottici, ideologizzati, per questo vincono e perché hanno delle istituzioni più moderne. Quindi che significa? Che Napoleone vuol fare un impero, però vince grazie all'idea di nazionalismo e di patriottismo. Questo non è possibile perché lui, toccando tutta l'Europa, capite, contagia con il patriottismo e il nazionalismo gli stati che vengono sconfitti. Quindi, per esempio, la Prussia, dopo lo smacco tremendo della sconfitta di Iena, inizia a riflettere, il primo ministro, il barone Karl von Stein. Come facciamo a sconfiggere Napoleone? Dobbiamo modernizzare anche noi le istituzioni. Fa una serie di riforme incredibili, prendendo a modello proprio la Francia. Viene abolita la servitù dei contadini, siamo nel 1807. Viene affermata la proprietà privata moderna, si dà spazio alla borghesia, come in Francia. Vengono attenuate i privilegi feudali, si apre alla borghesia anche nell'esercito, nella pubblica amministrazione. L'esercito viene
riorganizzato in base proprio al principio nazionalistico patriottico tipico della Francia. Nasce il famoso nazionalismo prussiano, un esercito ideologizzato. Quindi capite, Napoleone alla lunga non può vincere, non poteva vincere, perché Napoleone contagia tutti gli stati europei proprio perché li sconfigge, li contagia delle sue stesse idee, che sono il motivo, il motore della sua vittoria, ovvero il nazionalismo, il patriottismo, che vengono adottati proprio dagli stati che vengono sottomessi, che per non essere più sottomessi alla Francia, imitano la Francia in questi aspetti fondamentali. Napoleone chiede e ottiene la cacciata di Karl von Stein, ma anche dopo di lui le riforme in Prussia continuarono. Tutti i paesi sottomessi a Napoleone diventano sempre più simili alla Francia, si rendono conto che loro sono stati sconfitti perché le loro strutture politiche, sociali e economiche sono arcaiche, e ci si può commuovere come Ugo Foscolo quando l'antica Repubblica di Venezia viene eliminata, ma la Repubblica di Venezia era anacronistica, con le sue istituzioni politiche, il doge, era qualcosa di già morto, una sopravvivenza medievale. Anche stati moderni che avevano fatto delle riforme nel Settecento, molte riforme illuministiche, come l'Austria, nel momento in cui si confrontano con la Francia napoleonica, sembrano stati arretratissimi. Tutte le riforme dei cosiddetti sovrani illuminati del Settecento si rivelano niente, si rivelano poca cosa rispetto all'organizzazione della Francia. Tutti capiscono che la Francia vince perché c'è una borghesia libera di produrre ricchezza, perché c'è un'amministrazione basata sul merito, perché non ci sono i privilegi feudali. Quindi fanno 2 più 2 uguale 4, facciamo anche noi queste riforme. Tutta l'Europa si scopre improvvisamente arretrata, arcaica, incapace totalmente di reggere all'urto napoleonico. Questo quindi è molto importante. Napoleone vince grazie al nazionalismo, fa crescere il nazionalismo anche in altri paesi, anche in paesi divisi, sottomessi allo straniero, arretrati apparentemente come la Polonia, come l'Italia, come la Spagna. Il sentimento nazionale emerge e contrasta con l'idea di impero di Napoleone. Il sentimento nazionale, il patriottismo in Polonia, Italia, Spagna, Prussia, si alimenta proprio alle idee importate dalla Francia, e anche gli eserciti quindi diventano simili a quello francese: preparazione ideologica del soldato, servizio militare di massa, un esercito nazionale patriottico, l'identificazione tra cittadino e soldato, l'accesso agli alti gradi dell'esercito per merito. Ecco, tutti gli stati sconfitti e umiliati da Napoleone capiscono che devono seguire questa strada, e questa strada sarà mortale per Napoleone. Dal 1805 facciamo il bilancio delle battaglie e le guerre che abbiamo visto. Dal 1808 cambia completamente la carta geografica dell'Europa. Cambia continuamente, ma io vi dico qual è l'assetto geografico più o meno stabile in quegli anni, che durerà più o meno a lungo. La Francia napoleonica procede in vari modi. La prima modalità è quella delle annessioni dirette. Piemonte, Liguria, Toscana oppure Parma, stati italiani, vengono annessi direttamente alla Francia. Per quanto sembri strano, diventano province francesi, territorio francese a tutti gli effetti, dipartimenti francesi. Piemonte, Liguria, Toscana. Vedete perché Piemonte, Liguria, Toscana? Perché, vedete, sono territori costieri che hanno dei porti. Napoleone tende, attenzione, a controllare direttamente, anche con delle annessioni dirette, tutti quei paesi europei che hanno dei porti importanti, come il Piemonte, la Liguria, la Toscana. Il porto di Livorno era molto sviluppato all'epoca, poi c'era Genova, d'accordo? E quindi Liguria, Toscana, siccome la sua ossessione è il blocco navale per far fallire l'Inghilterra, deve controllare il più possibile i porti di tutta Europa, quindi tende ad annettere direttamente la Francia per controllarli meglio quei territori che hanno
che sono costieri, che hanno dei porti. Quindi comunque anche il Lazio e l'Umbria vengono, questi nel 1805, Piemonte, Liguria, Toscana e Parma annessi alla Francia, Lazio e Umbria nel 1808 diventano dipartimenti francesi. È lo Stato pontificio, il Papa, vi ricordate il concordato? Gliel'aveva ridato lo Stato, aveva ridato Roma a Pio VII. Napoleone viola immediatamente il concordato, nel 1808 lo Stato pontificio è abolito. Pio VII nel 1808 viene deportato in Francia come il predecessore Pio VI, molti questo non lo sanno. Napoleone è uno che ha fatto una cosa che oggi non potrebbe mai succedere, ha preso due papi consecutivi, li ha messi in catene, li ha deportati in Francia. Pio VI morì di stenti, Pio VII era più resistente. Napoleone voleva che firmasse delle modifiche al concordato che piacevano a lui, Pio VII resisteva. Che cosa fa Napoleone? Lo tiene prigioniero in una stanzetta con pochissimo cibo e acqua, lo prende per fame. Stiamo parlando di un papa, d'accordo? Resisterà e sopravviverà alla fine di Napoleone. Poi pensate, addirittura quando ritornerà con la restaurazione, il congresso di Vienna, no? Naturalmente il padrone del suo stato pontificio, dirà di aver perdonato Napoleone. Pensate, Pio VII, questa è una curiosità, riceverà anche in udienza privata alcuni familiari di Napoleone che si prostreranno ai suoi piedi, diranno: noi siamo cattolici, ci vergogniamo di quello che ha fatto il nostro, oggi si direbbe congiunto, il nostro parente Napoleone Bonaparte. E Pio VII dirà: non vi preoccupate, l'ho già perdonato. Quindi nel 1808, per la seconda volta, Napoleone elimina lo Stato della Chiesa, il secondo Papa viene deportato, il primo morì subito, Pio VII resiste e sopravviverà a lungo anche dopo la fine di Napoleone, e quindi anche il Lazio e altri territori pontifici come l'Umbria sono direttamente annessi alla Francia. Pensate, è impressionante, per alcuni anni Roma, la città di Roma, diventò una città francese, una città di una provincia francese. Napoleone prese Roma e la inglobò a tutti gli effetti nel territorio francese, piuttosto impressionante. Poi un'altra direzione dell'espansione francese, l'abbiamo visto, sono le monarchie satelliti. Le monarchie satellite, abbiamo visto che prima c'erano le repubbliche sorelle, le repubbliche che erano satelliti sottomesse alla Francia, adesso devono diventare tutte monarchie perché il principio è quello, Napoleone è imperatore, quindi il principio è quello del sovrano, d'accordo? Non più quello repubblicano. Ci sono una serie di monarchie satellite. Attenzione, la cosa molto discutibile, che tutti sanno, è che Napoleone infarcisce queste monarchie dei suoi fratelli e dei suoi parenti. Mette a capo di molte di queste monarchie che adesso nomineremo i suoi fratelli o alcuni suoi parenti, anche parenti acquisiti, che molto spesso sono completamente stupidi, non hanno alcun tipo di capacità politica. Napoleone peggiora nel corso degli anni, come tutti i dittatori. Sapete che succede ai dittatori, quelli che prendono troppa confidenza con il potere, succede che si allontanano dalla realtà. Man mano che passano gli anni, il dittatore, questo è successo anche in tanti altri sistemi, anche totalitarismi del XX secolo, il dittatore inizia a circondarsi di un personale politico man mano peggiore. Napoleone, dando il trono ai suoi parenti, smentisce clamorosamente il principio della meritocrazia e dell'efficienza, che era la base della Francia disegnata da lui, d'accordo? Il regno d'Olanda viene affidato al fratello Luigi, un vero e proprio stupido, Luigi Bonaparte, nel 1806. Il Regno d'Italia, che vi ricordo ha preso il posto della Repubblica Italiana, che prima era Repubblica Cisalpina, il Regno d'Italia, capitale Milano, lui addirittura lo affida, lui si fa re d'Italia, attenzione, infatti
Voi sapete che c'è il Palazzo Reale a Milano, capitale del Regno d'Italia napoleonico, dove fanno delle mostre adesso, no? Delle esposizioni d'arte. E qualcuno di voi si è mai chiesto perché il Palazzo Reale a Milano? Milano di quale stato mai è stata la capitale? Milano non è mai stata una capitale. Sì, negli ultimi tempi è l'impero romano è stata capitale, ma il Palazzo Reale è una cosa moderna, mica un rudere romano. Milano, molti lo sanno, è stata la capitale del Regno d'Italia, di alcune parti del nord Italia, e il re era Napoleone stesso, per questo c'era il Palazzo Reale. Lui, attenzione, non è che ci sta veramente a Milano, affida il regno in realtà a un viceré. Il viceré è il figlio di sua moglie Giuseppina. Il figliastro però, perché non era figlio di Giuseppina e di lui, era figlio di Giuseppina e del primo marito di Giuseppina che non era Napoleone. Quindi il figliastro, il figlio della prima moglie, il figlio della moglie Giuseppina, Eugenio, non riuscirò mai a scriverlo, Beauharnais, vediamo se riesco a copiarlo bene, B-A-U-H, Arnais, Eugenio Beauharnais, perché infatti la prima moglie di Napoleone, Giuseppina Bonaparte, in realtà si chiamava, prima di sposarsi con Napoleone, Giuseppina Beauharnais, d'accordo? Quindi mette il figliastro come viceré d'Italia, governa lui e così via. Il regno di Napoli lo dà al fratello più stupido e siamo sempre sfortunati noi del sud, al fratello Giuseppe. Quindi aveva molti fratelli Napoleone. Luigi diventa re d'Olanda, Luigi Bonaparte. Giuseppe Bonaparte diventa re di Napoli nel 1806 ed è un re completamente incapace. Tant'è vero che Napoleone dopo 2 anni lo sostituisce nel 1808 mettendo al suo posto, attenzione, mettendo al suo posto suo cognato, colui che aveva sposato una sorella di Napoleone. Ovviamente dal 1808, come tutti sanno, il regno di Napoli viene governato da Gioacchino Murat. Gioacchino Murat era il comandante della cavalleria nelle grandi famose battaglie di Napoleone. Gioacchino Murat era il cognato di Napoleone, aveva sposato una sorella. A differenza, attenzione, di tutti gli altri parenti di Napoleone, Gioacchino Murat invece aveva un grande valore. Era sicuramente il sovrano e il politico e il militare migliore rispetto agli altri parenti. E anche in questo caso i Borboni si rifugiano in Sicilia protetti dalla flotta inglese, quindi Napoleone riconquista il regno di Napoli, lo dà prima al fratello Giuseppe, poi a Gioacchino Murat, però non tutto proprio il regno di Napoli di Sicilia, perché il regno di Sicilia, come l'altra volta, vi ricordate, nel 99 Ferdinando IV Borbone riesce a tenerselo protetto dalla flotta inglese. Poi, attenzione, Napoleone fa balenare, come abbiamo detto, oltre all'ipotesi dell'unità d'Italia, anche l'ipotesi dell'unificazione della Germania. Molti principati tedeschi, l'abbiamo visto, diventano sempre più grandi anche perché si alleano con Napoleone. Napoleone, per tenere con loro l'alleanza, per convincerli a continuare a essere loro suoi alleati, concede loro di conquistare nuovi territori, di inglobare le entità politiche più piccole della Germania. Abbiamo già detto che paesi come Baden o Württemberg o Baviera, i paesi del sud della Germania, si espandono enormemente, conquistando, annullando, inglobando in sé vecchie entità politiche. Molti principati tedeschi vengono riuniti in una confederazione, il Regno di Westfalia. Regno di Westfalia, se lo inventa Napoleone. Il regno di Westfalia, Napoleone nel 1807 lo dà a un altro fratello. Quanti fratelli ha Napoleone? Il fratello Gerolamo Bonaparte. Cioè, vi rendete conto, ogni principato tedesco aveva il suo
re o duca tedesco, però molti di questi si riunirono nel regno di Westfalia e a capo di questa unione, di questa federazione tedesca, confederazione tedesca, venne messo Gerolamo Bonaparte. Questi fratelli erano assolutamente incapaci, Napoleone fa un grosso errore. Napoleone si converte al nepotismo. Alcuni di questi fratelli addirittura lo tradiranno. Incredibile, sono diventati re soltanto perché erano fratelli di Napoleone, ma uno dei suoi fratelli in particolare, lo vedremo, lo tradirà. Poi un'altra direttrice organizzativa dell'Europa napoleonica sono gli stati alleati, anche se proprio dipendenti da Napoleone, sottomessi, d'accordo? Sottomessi. Tra questi c'è un'altra confederazione tedesca, la Confederazione del Reno. Vedete come Napoleone semplifica la Germania, d'accordo? Crea, oltre alla oltre al Regno di Westfalia, anche la Confederazione del Reno, con tutta una serie di stati al proprio interno. 1806. Fa risorgere anche un pezzo di Polonia. Pensate, ricordate che la Polonia era scomparsa dopo la terza spartizione nel 1795, lo ricordate? Che però si chiama Granducato di Varsavia, infatti è una Polonia piccola piccola. Napoleone, per punire la Prussia, che cosa fa? Prende dell'ex Polonia, attenzione, soltanto i territori che nelle tre spartizioni erano stati dati alla Prussia, non quelli che si era presa l'Austria o quelli che si era presa la Russia. Con i territori che la Prussia si era presa dalla Polonia, diciamo meno di un terzo della vecchia Polonia, Napoleone con capitale Varsavia, appunto, crea una piccola Polonia, un Granducato di Varsavia, alimentando la fiammella in qualche modo del nazionalismo polacco. C'è una storia secondo cui Napoleone fece questo per compiacere una delle sue amanti, Maria Walewska. Questa Maria Walewska era una nobile polacca che cercò di utilizzare la sua relazione di Napoleone, che è un amante di Napoleone, per condizionarlo, capite, convincerlo a dare la libertà alla sua terra, alla Polonia. E Napoleone lo fece per compiacere questa sua amante che lui apprezzava molto, questa amante polacca, la nobildonna Maria Walewska, creò. Poteva fare di tutto, inventava stati europei, creò il Granducato di Varsavia. Tra l'altro, se vogliamo andare nel gossip, noi possediamo molte lettere di Maria Walewska in cui questa nobildonna parla di Napoleone. Maria Walewska, e non è l'unico caso, mette in evidenza un aspetto di Napoleone che di solito è sottovalutato. Il fascino di Napoleone, il successo di Napoleone con le donne, le capacità amatorie di Napoleone. Maria Walewska inizia ad andare a letto con Napoleone per motivi puramente di interesse, non gli piace Napoleone, lo fa solo perché spera così di far risorgere la Polonia, d'accordo? Quindi diventa amante di Napoleone, non certo perché era innamorata, ma perché ha questo scopo. Però poi Maria Walewska viene completamente conquistata da Napoleone, si innamora follemente di Napoleone, scrive lettere lunghe, appassionate, di questo amore devastante, eccetera. Maria Walewska ci scrive anche più volte che Napoleone era un amante insuperabile, d'accordo? Lei dice un amante potente e instancabile, Napoleone.
Quindi c'è anche questo aspetto, diciamo, privato di Napoleone, che comunque abbiamo fatto un po' di gossip, è significativo del personaggio. Quindi il Granducato di Varsavia viene affidato al re di Sassonia nel 1807. Poi un'altra cosa importante, Francesco II, con la pace con Napoleone, imperatore del Sacro Romano Impero e Duca d'Austria, viene indotto, abbiamo già visto molti stati sottomessi a Napoleone capiscono che di essere molto arretrati, arcaici rispetto all'efficientissima Francia Napoleone. Il Sacro Romano Impero ormai era una cosa del passato, ricordate gli Asburgo d'Austria da moltissimo tempo non avevano nessun potere reale su questa sopravvivenza medievale. Quindi Francesco II viene indotto, attenzione, a rinunciare all'impero e ad abolirlo, perché ormai non aveva senso. Francesco II trasforma in impero i patrimoni diretti degli Asburgo d'Austria, che se vi ricordate stavano soprattutto nei Balcani. Quindi l'impero da adesso in poi è l'impero austriaco che diventerà l'impero austro-ungarico. E invece il Sacro Romano Impero non esisterà più. Nel 1806, attenzione, viene abolito per sempre il Sacro Romano Impero dopo più di 1000 anni dalla sua fondazione da parte di Carlo Magno. Per questo Francesco II cambia il numerale nel 1806, diventa da Francesco II, imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, a Francesco I, imperatore di Austria e di Ungheria. D'accordo? Finisce dopo più di 1000 anni questa cosa abbastanza difficile anche da spiegare agli studenti, il Sacro Romano Impero. Quindi, ovviamente, ve l'ho detto, ve lo ripeto, le istituzioni politiche e giuridiche francesi, lo Stato centralizzato, diviso in dipartimenti, controllati dai prefetti di nomina statale, i nuovi codici civili e penali, tutte queste istituzioni politiche francesi sono introdotte in Italia e in tutti gli stati sottomessi. Il catasto, che non c'era, viene realizzato dagli ingegneri francesi in tutti gli stati sottomessi, fa sì che vi possa essere un sistema fiscale efficiente, il catasto. Sia pure in maniera parziale viene abolita la feudalità, i diritti feudali e anche le corporazioni, viene imposto il libero mercato a tutti i paesi sottomessi. Questo, e ci sono le prove certe, crea una forte crescita economica negli stati sottomessi, ma come abbiamo visto crea anche un nazionalismo che sarà esiziale, che sarà fatale nei confronti di Napoleone. In tutti i paesi sottomessi o anche alleati a Napoleone cresce la borghesia, si afferma il libero mercato, il feudalesimo non è che scompare, ma l'aristocrazia è sempre più in difficoltà. Qual è l'errore di Napoleone? Qui abbiamo accennato prima. 1808 Napoleone ha attraversato la Spagna sua alleata per occupare Lisbona, costringere il Portogallo, alleato alla Gran Bretagna, ad aderire al blocco navale, impedire al Portogallo di rifornire gli inglesi di merci, di cereali. Ma Napoleone fa un errore. Non solo conquista il Portogallo, abbiamo visto, deve passare per la Spagna per il Portogallo. Vuole prendersi anche la Spagna, sarebbe stato meglio tenersela come alleata e invece se la fa nemica. In Spagna era in corso in quel momento una guerra civile tra il re di Spagna e suo figlio che voleva usurpare il trono. Napoleone che fa? Depone entrambi i contendenti e impone sul trono di Spagna, indovinate chi? Il fratello Giuseppe, ve lo ricordate? Quello che, giusto appunto nel 1808, siccome era un incapace, Napoleone l'ha cacciato dal regno di Napoli sostituendolo con Gioacchino Murat. Adesso Giuseppe
viene nominato Napoleone re di Spagna. Gli spagnoli non accettano assolutamente questo fatto e scoppia una gravissima guerra civile. Napoleone ha una rogna in più che poteva evitare la guerra civile in Spagna. Napoleone accorre in persona per soffocare la rivolta, ma non ci riesce e non ci riuscirà mai. Napoleone non riuscirà mai a sottomettere la Spagna. Quelli che pensano che Napoleone abbia perso in Russia sbagliano. Napoleone ha già perso in Spagna prima della sconfitta, della disfatta di Russia. Napoleone sarà costretto a partire dal 1808 per anni a distogliere la maggior parte del suo esercito da tutto il resto d'Europa agli altri fronti per mandarlo in Spagna nel tentativo inutile di soffocare la rivolta. Al contrario, la rivolta esplode sempre più grande, si parla di una gigantesca Vandea. Gli inglesi, che erano già sbarcati in Portogallo per aiutare il Portogallo, tentano anche di invadere la Spagna, ovviamente di aiutare la Spagna. Perché Napoleone non vince Spagna? Perché la guerra in Spagna, la guerra civile, è quello che oggi noi chiameremo guerriglia, terrorismo, guerra asimmetrica. Gli spagnoli usano tecniche di guerriglia, non si scontrano con gli eserciti di Napoleone in campo aperto. Napoleone vinceva sempre quando c'era la battaglia tradizionale in campo aperto, ma in questo caso gli spagnoli colpiscono, fanno attentati in piccoli gruppi, si ritirano, non hanno un esercito regolare, è una guerriglia diffusa e ferocissima. Napoleone non riuscirà mai a sottomettere la Spagna, nonostante i metodi brutali, terribili, che iniziò ad adoperare, che vengono testimoniati anche da famosi quadri di Goya. Sapete il quadro di Goya che si chiama Il 3 maggio, quello in cui alcuni ribelli spagnoli vengono fucilati, è un famoso quadro di Goya. La Spagna, attenzione, si ribella inizialmente alla Francia in nome della sua tradizione cattolica, non vuole lo Stato laico, lo Stato anticristiano francese, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio la Spagna si ribella in nome del suo cattolicesimo, della sua tradizione, però attenzione, nel corso della rivolta emergono altre forze che iniziano a prendere la guida della rivolta, delle forze liberali del tutto analoghe alle forze della rivoluzione francese. Vedete quello che vi ho detto? Napoleone, quando reprime, sottomette un paese, in realtà contagia quel paese delle sue stesse idee. A un certo punto la rivolta spagnola era cominciata a difesa del cattolicesimo, dell'Inquisizione, eccetera. Invece, alla fine, nel 1812, emergono forze liberali, laiche, moderne, anti-assolutistiche che portano alla formulazione di una Costituzione per una Spagna indipendente dalla Francia nel 1812, che però è una Costituzione del tutto simile alle Costituzioni della Rivoluzione francese, una Costituzione liberale che viene accompagnata da riforme in tutta la Spagna come l'abolizione dell'Inquisizione, l'abolizione di diritti feudali. La Costituzione al suo interno parla di libertà, di eguaglianza, di democrazia, di sovranità popolare. La famosa Costituzione di Cadice del 1812 sarà una Costituzione spagnola ancora più perfezionata di quelle francesi e più semplice, diventerà un modello di Costituzione per moltissimi popoli dell'Ottocento in cerca della propria libertà, indipendenza oppure in cerca di una forma democratica e liberale. Sarà presa per esempio a modello da tutti i paesi sudamericani che si ribelleranno alla Spagna e si renderanno indipendenti sulla base della stessa Costituzione liberale dei patrioti spagnoli. D'accordo? Napoleone non riuscirà mai a domare la rivolta spagnola. 1809,
l'Austria ci riprova, perché Napoleone è in difficoltà in Spagna, aderisce alla quinta coalizione con chi? Vi ricordate? Con la Gran Bretagna, che è sempre in guerra con Napoleone. Nel 1809 Napoleone risolve anche questo, vince anche sulla quinta coalizione, sconfigge gli austriaci a Wagram e gli austriaci fanno la pace. Ovviamente Napoleone continua invece a combattere contro la Gran Bretagna. Però attenzione, questa volta Napoleone ci mette molto di più tempo per sottomettere l'Austria, e in particolare è più difficile per lui vincere perché Napoleone è prostrato, è prosciugato nelle sue risorse dall'inesauribile rivolta spagnola. D'accordo? Questa vittoria l'anno successivo avrà delle conseguenze diplomatiche e anche personali per Napoleone. Napoleone fa come i sovrani dell'antico regime, si sposa una gran principessa. Nel marzo 1810, conclusa la pace con l'Austria, Napoleone formalizza un matrimonio politico, divorzia dalla prima moglie Giuseppina e sposa Maria Luisa d'Austria, la principessa d'Austria, la figlia del sovrano, dell'imperatore dell'Austria, Francesco I, che prima era Francesco II, adesso è diventato Francesco I. Quindi un matrimonio regale. Da Napoleone, da Maria Teresa d'Asburgo d'Austria, nascerà un figlio che sarà nominato col titolo di re di Roma. Quindi si aprirà la possibile strada per una successione ereditaria dell'impero. Però questo figlio è l'unico figlio maschio di Napoleone, non sopravviverà a lungo. Dopo la fine di Napoleone verrà tenuto un po' confinato, perché avevano paura ovviamente che tutti avevano paura dopo la fine di Napoleone che i nostalgici di Napoleone si rivolgessero al figlio. Il figlio adolescente terrà tenuto confinato a Vienna, nella corte austriaca, lo faranno vivere, lo educheranno tra pranzi, banchetti, giostre, balli, per cui verrà fuori un figlio del genere completamente diverso dal padre, completamente pigro, fannullone. Tra l'altro lo terranno lontano dalla madre, perché Maria Luisa dopo la fine di Napoleone verrà installata come duchessa di Parma. Infatti i cittadini di Parma ancora la ricordano come Maria Luigia, secondo il nome dell'epoca. E poi questo figlio di Napoleone morirà adolescente a Vienna. Alcuni storici sospettano che sia stato lentamente avvelenato agli austriaci, perché un figlio legittimo di Napoleone faceva ovviamente paura. Quindi Maria Luisa. Nel 1810, per rinforzare il blocco continentale, che abbiamo visto era diventato un'ossessione per Napoleone, Napoleone annette l'Olanda per controllare meglio i porti olandesi, perché ricordate chi era re d'Olanda? Luigi Bonaparte. Luigi Bonaparte, fratello di Napoleone, messo da lui come re d'Olanda, lo stava tradendo e permetteva il contrabbando e il commercio con la Gran Bretagna, violando il blocco. Napoleone annette tutti i porti che può in tutti i posti d'Europa per bloccare l'Inghilterra, annette anche le città tedesche molte città tedesche sulla costa del mare del Nord, del Mar Baltico, come Brema, Amburgo, Lubecca, sono inglobati direttamente dalla Francia, d'accordo? Napoleone, con la pace con l'Austria, mi sono dimenticato, aveva annesso addirittura il porto di Trieste, che da 500 anni apparteneva all'Austria. Napoleone, per evitare che la Svezia continuasse a commerciare con l'Inghilterra, addirittura riesce a rovesciare il re della Svezia e pensate, incredibile, mette a capo della Svezia nel 1810 il suo figlio generale Bernadotte. Bernadotte, un generale di Napoleone che diventa addirittura re di Svezia col nome di Carlo XIV. E anche Carlo XIV, re di Svezia, messo lì, doveva tutto a Napoleone, tradirà, attenzione, Napoleone nel momento decisivo. Nel 1811 l'impero napoleonico in Italia ha raggiunto la sua massima espansione. Napoleone è pronto a perdere? Sì. Nel 1812 Napoleone commette
commette l'errore fatale, lo stesso errore di Carlo XII, re di Svezia, 100 anni prima. Il 24 giugno del 1812 Napoleone, con un esercito di 600.000 uomini, la grande armata, a partire dalla Polonia, invade la Russia. Sarà la disfatta di Napoleone che vedremo la prossima volta.